Come investire in cripto nel 2026, ma soprattutto perché investire in cripto? C'è un momento nella vita di ogni investitore in cui ci si trova ad affrontare una verità, ahimè, scomoda. Il sistema finanziario non è stato progettato per proteggere i nostri risparmi, ma per trasferirli altrove. Ogni anno infatti il potere d'acquisto dei tuoi soldi in banca, come saprai, si erode. Sì, ma di quanto si erode? Beh, si erode in media, si stima tra un 3 e un 4%. In realtà però poi l'incremento reale dei prezzi al supermercato, è ben più alto di questa soglia, di questo 3-4%. Come puoi vedere qui, si stima infatti che dal 1913 ad oggi il dollaro abbia perso circa il 96% del suo valore. Certo, un dollaro continua a rimanere un dollaro. Il fatto è che con quel dollaro ci compriamo progressivamente sempre meno. E l'Europa, l'euro, non è da meno. Infatti dal 2002 ad oggi ha perso ben il 30%. Eppure milioni e milioni di persone continuano a credere che la banca sia il posto più sicuro in cui tenere i soldi, quando in realtà è un po' come parcheggiare la propria auto in un parcheggio non custodito e vedersi ogni sera portare via un 3 o un 4% del motore. L'alternativa? L'alternativa è investire. Investire però richiede conoscenze, richiede pratica, richiede analisi, richiede tutta una serie di abilità, di skill che è necessario sviluppare per effettivamente riuscire nell'impresa poi dell'investire. Però oggi parleremo di cripto e quindi devi sapere che è nata effettivamente un'alternativa, non perfetta, non senza rischi, ma un'alternativa valida a quello che è il sistema progettato per svalutare i tuoi soldi. Questa è la prima volta nella storia dell'umanità che esiste uno strumento totalmente verificabile, scarso, portatile, divisibile e fuori dal controllo di un determinato governo o di una determinata banca. Sto parlando ovviamente di Bitcoin e quella che è la rivoluzione che ha innescato, cioè la rivoluzione della finanza decentralizzata. Prima di vedere quindi nel dettaglio come investire in cripto, facciamo un piccolo excursus su che cosa sono le cripto, da dove nascono in reazione a che cosa, perché è fondamentale comprendere il contesto in cui sono nate. Quindi partiamo dal primo punto, il problema. Il denaro è stato negli anni trasformato letteralmente in un'arma di distruzione del proprio patrimonio. Il denaro moderno, il dollaro, yen, euro, non sono più ancorati a metalli come oro e argento come era in passato, ma sono semplicemente stampati a piacimento dalle banche. Pensa che solo nel 2020, durante la pandemia, la Federal Reserve ha stampato tonnellate e tonnellate di dollari, più di quanto avesse mai fatto. Come puoi vedere anche in questo grafico, il suo bilancio è letteralmente esploso. Vedi nel 2020 che c'è un picco verso l'alto imponente. Il risultato? I prezzi degli asset, case, azioni, oro, arte, Bitcoin stesso sono letteralmente esplosi, beneficiando chi già possedeva questi asset. Certo, però tutte le altre persone, i salari sono rimasti indietro, penalizzando quindi chi viveva di risparmi piuttosto che di investimenti. E il bello, o anche il brutto, è che quando succedono queste cose, casualmente nessuno viene mai accusato. Il denaro perde di valore e conviviamo accettando questo dato di fatto. Ma cosa succede se rifiuti questa finzione? E arriviamo al nostro punto 2, Bitcoin. Bitcoin non è una semplice moneta digitale, ma è scarsità programmata. Molti vedono Bitcoin come l'oro digitale o la versione digitale dell'oro, una semplificazione secondo me utile a comprendere il concetto ma incompleta. Infatti Bitcoin che cos'è? È effettivamente scarsità assoluta programmata, codificata all'interno di un software che ha un'offerta massima fissata a 21 milioni di pezzi, quindi non possono esserci più di 21 milioni di pezzi. Un'offerta massima fissa, immutabile, verificabile da chiunque in qualsiasi momento. Quindi trasparenza assoluta e scarsità assoluta. 2. Verificabilità. Ogni transazione viene registrata all'interno di un registro pubblico, totalmente trasparente, aperto, immutabile e consultabile da chiunque abbia una connessione internet. 3. Portabilità. Puoi trasferire letteralmente miliardi di dollari da un posto all'altro nel mondo in una manciata di minuti senza dover chiedere il permesso a nessuno. E 4. Resistente alla censura. Nessun governo può congelare i bitcoin nel tuo
portafoglio, o meglio di cui tu detieni le chiavi private. I bitcoin sono su internet, sono su blockchain, tu hai le tue chiavi private per accedere a quei bitcoin e nessuno in nessun caso può prendere e congelarteli. Quindi puoi di fatto continuare a inviare fondi, hai accesso ad una banca vera e propria H24 7 giorni su 7 aperta che ti permette di transare valore da una parte all'altra del globo senza alcun tipo di intermediario e senza che nessuno ti dica sì, puoi transare, no, non puoi transare. Questo è quello che Bitcoin mette per la prima volta nella storia dell'uomo nelle mani delle persone. Ora andiamo a confrontare il pacchetto Bitcoin con il pacchetto oro e il pacchetto valuta fiat. Anche l'oro è scarso, è estremamente scarso, ma non assolutamente scarso, perché mentre Bitcoin ha 21 milioni di pezzi e basta, l'oro è scarso, certo, ma non è detto che sia finito come Bitcoin, perché magari domani si scoprirà che ci sono altri giacimenti, oppure si scoprirà che ci sono degli asteroidi o degli altri pianeti pieni zeppi d'oro, quindi la sua offerta non è limitata, non è fissa come quella di Bitcoin, ma può variare. Diventa però difficile estrarlo e questo comporta ovviamente che l'asset in sé sia poi effettivamente scarso. L'oro rispetto a Bitcoin però è da generazioni considerato bene rifugio, quindi da generazioni viene utilizzato di fatto come moneta, cosa che Bitcoin non può fare perché non è ancora neanche maggiorenne. Non è però l'oro facilmente divisibile. Non puoi pagare un caffè con 0.00001 once di oro. Con Bitcoin però sì. Non è neanche così comodamente portatile. Insomma, è scomodo girare con lingotti dentro lo zaino. E non è neanche verificabile a distanza. Infatti, se io ti inviassi dell'oro, quindi ti pagassi in oro, tu dovresti fidarti che effettivamente ti sto dando oro, dovresti farlo verificare, dovresti vedere se effettivamente è oro, perché magari è solo un pezzo di latta placcato d'oro. Con Bitcoin invece la verificabilità è H24 disponibile in tempo reale direttamente online sul registro appunto pubblico chiamato blockchain. Facciamo anche un ultimo paragone al denaro fiat, anche se, come avrei capito, Bitcoin e oro vincono a mani basse sul denaro fiat, però è giusto fare anche un paragone. Il denaro fiat è frazionabile, quindi è un ottimo punto a favore del denaro fiat, facilmente inviabile, si possono fare anche in questo caso bonifici, transazioni ed è relativamente comodo, leggero da trasportare, ahimè è infinitamente inflazionabile. Le banche possono decidere quanto stamparne. È controllato quindi da pochi che decidono quanto, come, dove far fluire questo denaro, quindi è ultra sorvegliato, ultra tracciato e assolutamente congelabile, ti possono congelare il conto quando vogliono. Quindi d'accordo, Bitcoin non è perfetto, ma è la prima volta nella storia, il primo asset nella storia che dà una possibilità di partecipazione economica a chiunque, senza guardare sesso, religioni o etnie, andando a combinare una scarsità assoluta con una liquidità globale istantanea e questo di fatto cambia le regole del gioco. Terzo punto, prima di arrivare al come investire, ci sono altre categorie, quelle che si chiamano le cripto. Abbiamo Bitcoin, poi Bitcoin ha dato di fatto il via a tutta un'altra serie di categorie che possiamo raggruppare in cripto e stablecoin. Le cripto sono in linea generale dei progetti con determinate funzioni. La maggior parte di esse sono in realtà pura speculazione nuda e cruda. Un'altra piccola parte invece di esse hanno effettivamente dei progetti come prestiti in DeFi decentralizzati, quindi senza chissà quali tipo di garanzie o strozzinaggi vari, scambio magari di dati, di informazioni, possibilità di programmare, di tokenizzare, piuttosto che delle reti anonime, insomma diversi progetti con diversi obiettivi. Abbiamo poi da un'altra parte le stablecoin. Stablecoin non sono asset speculativi né tantomeno ciò che ucciderà il dollaro come molti pensano, ma anzi qualcosa che ne estende il potere ovunque nel mondo e 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le più note sono USDC e USDT, rispettivamente create da Circle e Tether, delle aziende private, che di fatto che cosa fanno? Hanno in cassaforte dollari o treasury a breve termine, quindi titoli equivalenti a dollari, e
emettono in rapporto 1 a 1 a questi titoli o questi dollari un'unità di dollaro digitale, un dollaro digitale che può essere un USDC o un USDT. Questi possono poi essere utilizzati comunemente sia in finanza decentralizzata che centralizzata, comunque nel mondo cripto. Vengono generalmente usati in che modo? Per comprare, vendere cripto, ma anche proprio come moneta. In tanti paesi nel mondo, infatti, vengono proprio utilizzati per i pagamenti comuni, come comprare un volo aereo piuttosto che fare la spesa. Pensa che nel solo 2025 si stima che siano stati elaborati in stablecoin oltre 15 trillion di dollari. Gran lunga superiore a quanto fanno Mastercard piuttosto che Visa. Quindi le stablecoin sono effettivamente ad oggi una estensione importante del dollaro o comunque in generale delle valute fiat, nate proprio, figlie proprio della rivoluzione che ha lanciato Bitcoin. Arriviamo alla ciccia. Abbiamo visto che cos'è Bitcoin, abbiamo visto cosa sono le stablecoin, cosa sono le cripto, il contesto della valuta fiat. Ora, quarto punto, iniziamo a comprendere come investire in cripto. E partiamo dall'analisi. Una volta compreso il macro, iniziamo ad analizzare i progetti su cui vogliamo posizionarci. E a proposito, ho creato un corso completo in cui mostro proprio come dominare il mercato cripto, quindi come posizionarci sia per chi vuole farlo lungo termine, sia invece per chi vuole speculare, fare trading con tante strategie e soluzioni pratiche. Te lo lascio qua sotto e questo corso qui ti comparirà anche qua sopra un banner, link in descrizione, oppure cliccando qua sul banner potrai accedere alle informazioni del corso. Detto ciò, investire in cripto non è poi così tanto diverso dall'investire in azioni, è solo più trasparente e con la trasparenza arrivano anche le manipolazioni, perché è molto più semplice vedere dove si muovono i capitali, di conseguenza è anche molto più semplice manipolarli. Ecco perché il mondo cripto è ancora un Far West. Ma con qualche accortezza si riesce a fare bene. Cosa ci serve quindi per iniziare? Per prima cosa dobbiamo avere un exchange, cioè un punto dove io posso andare a depositare i miei fondi in valuta fiat, quindi euro, dollari, sterline e così via, e poi convertirli, comprare cripto e tutto quello che voglio all'interno del mondo cripto. Uno dei miei preferiti è BingX, cioè questo exchange qui. Perché? Perché è assolutamente trasparente, comodo da utilizzare, ma soprattutto ha tantissime soluzioni. Tra l'altro è diventato da poco partner ufficiale della Ferrari, forse il brand più conosciuto al mondo. Che cosa possiamo fare qua su BingX? Ovviamente abbiamo detto la prima cosa è depositare, quindi io posso cliccare su deposita una volta aperto il conto, qua sotto ti lascio il link, ci sono anche un sacco di bonus come puoi vedere sui depositi. Io posso ovviamente depositare in cripto oppure comprare cripto con un fiat deposit, quindi semplicemente facendo un bonifico. Io scelgo quanto mettere, scelgo ovviamente la valuta, euro per esempio, voglio depositare 10.000, scelgo il metodo di pagamento, posso fare un bonifico istantaneo o un normale bonifico SEPA, cliccare conferma e depositare i miei fondi. Posso anche, se voglio, comprare direttamente con carta, se mi è più comodo. Comprare con carta però ha una commissione extra. Depositare invece col bonifico hai ovviamente solo il normale costo del bonifico del tuo gestore. Una volta depositato avrò i fondi e potrò di fatto scambiare, quindi potrò comprare, per esempio, convertire, andando su converti, potrò di fatto convertire in ciò che voglio. Ed ecco che ho così mosso il primo passo nel mondo cripto. Ora che abbiamo visto l'infrastruttura, quindi come aprire un conto in un exchange e depositare, arriviamo al punto 2. Comprendere come analizzare i progetti su cui posizionarsi, perché noi abbiamo depositato i nostri euro, sì, ma ora che cosa compro? Su quali cripto investo? Bene, ci sono due tipi di analisi che possiamo e dobbiamo seguire. 1. L'analisi fondamentale, 2. L'analisi tecnica. L'analisi fondamentale si concentra sui fondamenti di una determinata cripto, mentre l'analisi tecnica guarda sul grafico effettivamente dove conviene prendere posizione. Partiamo dalla prima, dalla fondamentale. Perché? Perché è appunto fondamentale. Quindi vado a condividerti lo schermo e ti mostro come fare un'analisi fondamentale comodamente qua su BingX. Io posso andare su Spot, posso andare a vedere tutte le coin che voglio, che posso scorrere qui. Noi prendiamo per esempio adesso Bitcoin e cliccando su Coin Info
avrò accesso a tutta una serie di informazioni. Primo, qui ho la descrizione di che cos'è questa coin, quindi qual è il suo obiettivo, e questo mi permette di vedere velocemente effettivamente che cosa fanno. Che cosa dobbiamo poi guardare? 1. L'offerta totale, la maximum supply, questa roba qui. Nel caso di Bitcoin sono 21 milioni di pezzi. Perché? Perché così possiamo capire se quella coin ha un'offerta fissa o può essere espansa quanto vuole, quindi può essere inflazionabile come l'euro. Ad esempio, se vado a scegliere ETH, ecco qui, mi dice ci possono essere infiniti ETH. Ovviamente infiniti ETH contro 21 milioni di pezzi di Bitcoin a livello di scarsità e quindi di potenziale valore a fronte di un utilizzo, un acquisto maggiore, ovviamente Bitcoin ha la meglio in questo caso. È meno inflazionabile di Ethereum. Io posso stampare, creare più Ethereum, quindi posso inflazionare più velocemente la moneta rispetto che farlo con una valuta con un tetto fisso e quindi una scarsità fissa, programmata, difficilmente inflazionabile. 2. Andrò a guardare l'offerta circolante, quindi in questo caso la circulating supply. Mi dice quanto di questa offerta, di questa supply totale attualmente circolante. In questo modo io so se dovranno essere creati molti più pezzi o ancora no. Quindi riesco ancora una volta a capire di quanto può essere ancora inflazionata la moneta. Nel caso di Bitcoin sono quasi tutti ormai stati creati, quindi ha un'inflazionabilità molto bassa. Se qui avessi un progetto con 1000 monete e circolanti ce ne sono solo 10, so che c'è un potenziale di inflazionabilità ancora elevato. Il terzo punto, la market cap totale diluita. Cosa vuol dire? Quanto varrebbe il progetto in termini monetari se tutte le coin, tutta la supply fosse già sul mercato, al prezzo ovviamente attuale. Poi c'è la market cap, quindi qual è la market cap, la capitalizzazione di mercato attuale, a quanto ammonta, e io posso andare poi a confrontarla con quella totale come se tutte fossero la fully diluted. E poi l'ultimo punto, l'utility del token, quindi a che serve questo token. Per scoprire l'utility dobbiamo scorrere un po' in basso e andare a cliccare qua il white paper. Nel white paper avremo tutte le informazioni, in questo caso di Bitcoin o di altri progetti, dove c'è la spiegazione di qual è l'obiettivo, come funziona questa determinata coin. Questo è molto importante per comprendere se il token che abbiamo scelto è un token che effettivamente ha una funzione pratica, una funzione ben precisa, oppure è un token buttato lì tanto per speculare. Ovviamente sceglieremo progetti che hanno un valore. Piccolo quiz veloce che ti comparirà adesso. È meglio un progetto con una FDV, una Full Diluted Market Cap, di 10 miliardi di dollari ma zero utilità? Oppure un progetto con soli 500 milioni di dollari di FDV ma un'utilità reale, quindi un'applicazione reale? La risposta ovvia è un progetto con interamente distribuito un FDV più bassa, ma con un'utilità rispetto che una invece senza utilità. Arriviamo ora all'analisi tecnica. Abbiamo visto i fondamentali, dobbiamo vedere l'analisi tecnica. La prima cosa da capire è il trend, ovviamente, in cui ci troviamo. Se è un trend di mercato che sale o un mercato che scende. Quindi vado a condividerti ancora una volta lo schermo. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo per esempio Bitcoin. Per comprendere il trend io posso mettere, se voglio andare sul macro, un trend settimanale, un grafico settimanale, quindi andrò su 1W per mettere il settimanale, stringo il grafico e vedo che Bitcoin ha un trend sul lungo termine positivo, dove abbiamo, ecco qua, tac, 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 con un massimo progressivamente più alto e un minimo progressivamente più alto, quindi è un uptrend in questo caso, un trend positivo. Viceversa, in questo momento, se andiamo a espandere, dove ci troviamo? Ci troviamo in un trend negativo. Il mercato è quindi in correzione. Come vediamo qua, tac, tac, tac. Massimi progressivamente decrescenti, minimi progressivamente decrescenti. Che cosa può aver senso fare in questo momento? Se la coin ci interessa possiamo andare ad accumulare, quindi possiamo fare delle analisi tipo cercare di capire i massimi precedenti, i minimi precedenti, quanta distanza c'era, quindi posso andare a prendere un price range, vedere che dal massimo precedente al minimo precedente c'è stato un meno 78% e che attualmente ci troviamo per esempio ad un meno 50% rispetto al massimo, che quindi possiamo ancora scendere su questi valori. Ecco, questo è solo un esempio ovviamente,
niente di analisi base. Tra l'altro, se vuoi avere un'analisi mirata su un determinato time frame, puoi usare anche l'AI di BingX, perché BingX ha anche un'AI. Io infatti cliccando qua sopra, ecco qua, posso fargli delle domande, dirgli: mi analizzi il grafico di Bitcoin, mi dici come è strutturato, quali sono i livelli chiave da guardare, e quindi posso avere appunto, come puoi vedere qui, un'analisi molto dettagliata. Io lo uso particolarmente per andare appunto ad analizzare velocemente com'è il grafico in questo momento, in un determinato momento, se ci sono notizie o cose particolari. Quindi abbiamo capito se ci troviamo in un trend rialzista o ribassista, in questo momento ribassista. Andiamo ad analizzare i livelli chiave, quindi i supporti, le resistenze importanti, possiamo usare per esempio la I per farlo. A quel punto possiamo decidere come muoverci andando a costruire la nostra strategia. Ti mostro però prima degli indicatori chiave, perché qui ti ho fatto vedere in linea generale, possiamo aggiungere al grafico tutti gli indicatori che vogliamo, ma voglio mostrarti una serie di indicatori che io guardo costantemente per decidere come e dove posizionarmi. Il primo è la media a 200 settimane. Tutti questi indicatori sono consultabili su Bitcoin Magazine Pro. Cercalo su Google, ti lascio comunque magari anche qua sotto il link e puoi consultare e vedere tutta questa roba qui. In realtà la media 200 puoi anche andarla a impostare tu sul grafico direttamente su BingX, quindi puoi andare su indicatori, scegliere media mobile, MA, Moving Average, io in questo caso ne ho già una selezionata, scegliere un grafico settimanale e andare per esempio questa qui a metterli input 200, quindi guardare i 200 periodi. La mettiamo in rosa così la vediamo e facciamo una linea un po' spessa così la vediamo chiaramente. Ecco qua. Voilà, questa è la media 200 periodi. Come vediamo ci stiamo avvicinando, quindi stiamo arrivando a rimbalzare lì, che è esattamente in genere dove poi c'è un rimbalzo. Infatti, come puoi vedere anche qui, al tocco della media a 200, tocco comunque superamento diciamo nell'area della media 200, è poi partito il trend successivo, l'uptrend, quindi diciamo si è trovato quello che è il bottom di mercato. Questa può essere una soluzione interessante per andare ad analizzare proprio dove può essere un bottom di mercato. Abbiamo scelto con la fondamentale l'asset su cui posizionarci, in questo caso Bitcoin. Andiamo a studiare nell'analisi tecnica, quindi nei dati, come e dove prendere posizione. Ovviamente quando vogliamo comprarlo, quando il prezzo è scontato. E per farlo possiamo usare questi tre indicatori che ti sto mostrando adesso. Abbiamo detto la media 200 settimane mi indica abbastanza bene quello che è il bottom, almeno storicamente ha svolto bene questa funzione. Il secondo indicatore è l'MVRVZ, che si trova anche in questo caso sempre qui. Andiamolo a recuperare, lo troviamo qua, on-chain indicator, MVRVZ score. Qua ci va sostanzialmente a misurare quello che potrebbe essere il valore intrinseco di Bitcoin, cioè l'esatto valore delle transazioni fatte on-chain rispetto al prezzo di Bitcoin. Vediamo che storicamente quando le due linee, queste qua nere e blu, si allontanano siamo intorno a un top di mercato, quando si avvicinano invece siamo verso un bottom. Più comodo, si può guardare direttamente la linea arancione. Quando entriamo nel range verde qua sotto andiamo proprio a colpire i bottom perfetti del mercato, andando quindi ad accumulare potenzialmente Bitcoin al miglior prezzo per quel ciclo. Quindi molto utile questo indicatore per dirci sia quando siamo in territorio sopravvalutato, sia quando siamo in territorio sottovalutato. E arriviamo al terzo indicatore che ora vado a recuperare. Eccolo qui. Il terminal price. Questo, al contrario della media 200 settimane, non ci mostra i bottom ma i top potenziali. Storicamente ha funzionato molto bene andando a colpire esattamente i top. Nell'ultimo ciclo non abbiamo perfettamente raggiunto il livello, quindi non abbiamo perfettamente toccato la linea rossa segnalando quello che è il top, ma può essere comunque un metro interessante da utilizzare per identificare a grandi linee se ci troviamo in una fase più lontana dalla linea rossa, quindi più potenzialmente di bottom, o molto più vicina, più potenzialmente di top. Ma cosa ci serve tutto questo? Ci serve per capire quando e dove posizionarci e come strutturare la nostra strategia. Quando si è sui mercati, la tentazione di cercare il momento perfetto per entrare o per uscire è grande. Ecco, lascia perdere questa roba qui e concentrati su un'unica cosa, la creazione della tua strategia. La creazione della strategia perfetta arriva da che cosa? Arriva dalla comprensione di quello che è il tuo obiettivo, il capitale da destinare a quell'obiettivo e soprattutto l'orizzonte temporale da destinare a quell'obiettivo.
Quindi non esiste una strategia vincente in assoluto, ma esiste la strategia vincente per te, cucita su misura su di te. Se vuoi fare trading nel breve termine, bene, puoi farlo. Studia, impara, comprendi quali sono gli indicatori che possono tornarti utili e poi muoviti di conseguenza. Se vuoi posizionarti a lungo termine, che, spoiler, è la cosa che consiglio per chi si approccia per le prime volte sul mercato, perché vai a ridurre il rumore di fondo nel breve termine, la volatilità del breve termine e ti concentri appunto sul lungo termine, bene, utilizzerai altre strategie. Ora, la cosa più semplice da fare nel lungo termine è quella di accumulare semplicemente Bitcoin. Come farlo? Ancora una volta, puoi impostare un piano d'accumulo, quello che si chiama il dollar cost average, automatico su qualsiasi exchange, come per esempio abbiamo detto anche BingX. Quindi puoi impostarti un tuo piano d'accumulo che con scadenza regolare, per esempio ogni settimana, ti accumula Bitcoin, indipendentemente del prezzo sia alto o basso. Piccolo trucco, puoi andare a utilizzare l'analisi tecnica che ti ho mostrata per ottimizzare questo accumulo. Cioè far che cosa? Beh, semplicemente andare ad accumulare di più nelle fasi di bottom, quindi quando il mercato è molto scontato, e di meno progressivamente quando il prezzo invece sale. Quindi usando gli indicatori che ti ho mostrato, sai quando è il momento di accumulare di più e accumulare di meno. In questo modo ti posizioni sul lungo termine per sfruttare al massimo la cavalcata di prezzo di Bitcoin o comunque della cripto che hai scelto, ma contemporaneamente riesci a avere un prezzo medio di ingresso statisticamente migliore rispetto che entrare ciecamente ogni settimana. Step 2, ok, l'utilizzo di exchange per operare. Ok che BingX è un ottimo strumento, ok che ci sono tantissimi exchange là fuori che sono ottimi strumenti, ma la cosa migliore, se il tuo piano è quello di accumulare a lungo termine, prendi quelle coin e portatele in un hardware wallet, o meglio, conservati le chiavi private per accedere a quelle coin in un hardware wallet, quindi autocustodia. E ho fatto diversi video, te li lascio linkati qua sotto, in cui parlo proprio di hardware wallet e come funzionano. Exchange come BingX sono ottimi per fare trading, per muoversi, per utilizzare tantissime funzionalità, perché sono pieni di funzionalità, tra poco te ne faccio vedere qualcuna, ma sul lungo termine il consiglio è sempre quello di autocustodire le tue cripto. Terzo step, ignora il rumore di fondo. Lascia perdere tutto quello che viene detto, o meglio, lo ascolti, ma lo analizzi con logica, non con emotività, e focalizzati sul tuo piano. Se secondo la tua analisi Bitcoin è qui per restare e varrà di più in futuro, allora crea una strategia ed eseguila. Se poi iniziano ad arrivare notizie su notizie e voci di corridoio totalmente emotive, lasciale perdere, lasciale passare, focalizzati sull'esecuzione della tua strategia. Questo non significa mettersi il paraocchi e andare avanti senza curarsi di ciò che succede nel mondo, ma significa semplicemente cercare di sminuzzare, di ridurre il più possibile tutto quel rumore che ci distoglie da quello che è il piano, tutto quel rumore condotto da emotività, non da analisi reali, logiche. Chiaro che se domani esce una notizia che dice che Bitcoin si è rotto, insomma se è rotto il sistema, si è bloccato, è stato hackerato o quello che è, andiamo poi conseguentemente a costruire, a capire come e dove muoverci. Però fino a quel momento, finché i fondamentali restano solidi, ecco perché è importante partire dai fondamentali, tutto ciò che succede in termini di prezzo, sali, scendi, quello è tutto fumo, è tutto breve termine. Noi ci focalizziamo sul lungo, perché sul lungo termine la scarsità batte ovviamente l'abbondanza, così come l'esercizio, lo studio e la pratica battono il talento. Ora ti mostro qualche piccola chicca, qualche funzionalità estremamente interessante che io amo utilizzare qua su BingX. Innanzitutto abbiamo detto c'è spot, possiamo fare un sacco di roba, veramente. Abbiamo poi i futures, quindi per chi vuole fare trading, qua su BingX abbiamo non solo Bitcoin, Ethereum, insomma le cripto principali, ma abbiamo anche l'oro, lo XAU, abbiamo il silver, abbiamo le maggiori azioni, abbiamo il Nasdaq per esempio, l'S&P 500, abbiamo quindi gli indici maggiori, abbiamo valute fiat, quindi per chi fa forex. Ecco, BingX è uno strumento tutto in uno per chi vuole operare, per chi vuole fare trading, e qui mi sto rivolgendo chiaramente a un pubblico più esperto che fa appunto trading. Su BingX si trovano in un unico portale tutte queste funzionalità, quindi si può tradare tutto. Ad esempio trado qua su BingX sia Bitcoin che Ethereum, ma anche il gold, il silver, il copper, quindi il rame,
trado anche l'S&P 500, il Nasdaq e ogni tanto qualche azione qua e là. C'è anche il cacao, ci sono quindi diverse materie prime, ci sono anche diverse valute, forex, euro-dollaro, piuttosto che sterlina contro euro e così via. Il forex non è una cosa che io tratto, però ecco, è per dirti che qua dentro trovi veramente tutto. Ci sono poi i trading bot. Io posso fare di fatto trading bot sia spot che futures grid, quindi crearmi delle griglie operative e andare a fare grid trading, e di questo tra l'altro ne ho parlato anche nel dettaglio all'interno del mio corso. C'è anche il copy trading, c'è poi tutta una sezione wealth estremamente interessante in cui posso earning, guadagnare interessi sia prestando la mia liquidità e ottenendo ovviamente interessi indietro, quindi flexible term e fixed term, sia utilizzando gli shark fin che combinano delle opzioni a capitale garantito che possono restituire tra un 2 e un 20-30% di annualizzato in media. Ci sono poi dual investment che utilizzo un sacco, che sono delle combo, e anche di questo ho parlato all'interno del corso. Utilizzano una combinazione di opzioni call e put rese molto semplici all'interno dell'interfaccia di BingX, che ci permettono anche in questo caso di guadagnare interessi fino al 300, il 400, addirittura il 600% annualizzato. Possono essere utilizzati, integrati all'interno di una strategia di accumulo. Se io per esempio sono qui e vorrei accumulare Bitcoin a questo livello, quindi che ne so, Bitcoin è ora a 63.009, io voglio accumulare a 60.002, posso andare a cercarmi un'opzione con una determinata scadenza temporale, per esempio un giorno, 2 giorni, 5 giorni e così via, a questo livello qui. Cosa succederà? Io impegnerò il mio capitale per comprare Bitcoin a quel livello, se il prezzo effettivamente scenderà su quel livello lì, io andrò ad accumulare appunto quel Bitcoin, ma fino ad allora, per il termine che ho scelto, guadagnerò degli interessi. Quindi può essere un modo interessante per comprare Bitcoin ma contemporaneamente generare interessi, o viceversa venderlo. E abbiamo infine una parte secondo me fighissima, che sono i loan, quindi i prestiti. Io posso infatti andare a depositare un collaterale in Bitcoin per esempio, o in Ethereum, o in Solana, o in USDT, e prelevare fondi. In questo caso, per esempio, qua ho un collaterale di $3.199, quindi ho depositato $3.199 in Bitcoin e ho prelevato $2.300 in USDT. Cosa ci faccio? Beh, li sto utilizzando in questo caso per utilizzare le opzioni piuttosto che generare interessi su altre piattaforme, per esempio in DeFi, dove riesco ad avere un guadagno maggiore, anche perché ad esempio il current loan attualmente, questo che ho attivo, ha un APR del 6%, quindi cosa vuol dire? Che io mediamente pago tra un 6 e un 8%, oscillano tra un 6 e un 8%. Io sto pagando un interesse su questi Bitcoin che ho preso in prestito di un 6%, ma questa liquidità mi sta mediamente rendendo tra un 20 e un 30% di annualizzato dove l'ho posizionata. Quindi significa che ho utilizzato i miei Bitcoin come leva per monetizzare. Li sto monetizzando senza venderli, perché quando vendi scatta la tassazione. Io non vendo, li do come collaterale, prendo un prestito e quel prestito lo direziono verso qualcosa che ha un rendimento, che mi genera un rendimento secondo me sensato. Questa è già una cosa avanzata, però è una soluzione estremamente interessante. Deposito i miei Bitcoin e gli pago un 6% di interesse, parallelamente però guadagno un 20, un 30%, quindi ho un delta positivo che mi intasco. Ripago il prestito gradualmente con le entrate che genero di là e sono in positivo. Come detto, questa è una strategia già molto più avanzata, però è una delle cose che è possibile fare all'interno di BingX. Ovviamente quei fondi tu li puoi spostare, puoi riconvertirli in euro, puoi fare quello che vuoi. E arriviamo finalmente in conclusione. Come ho detto, non si tratta di arricchirsi, ma si tratta di cercare di difendere il proprio capitale. Sappiamo che il denaro fiat si svaluta, bene, cerchiamo di pararci. Il mondo delle cripto non è una moda. Sì, ovviamente come ogni cosa quando nasce si crea intorno a una bolla, c'è la moda del momento e ok, ma di fatto la tecnologia di Bitcoin, la rivoluzione che stanno portando in atto è un qualcosa che è qui per rimanere. È una risposta tecnologica al problema secolare della manipolazione del controllo dell'elite sul denaro. Bitcoin oggi ci offre una scelta. Continuare a fidarsi di un sistema che è progettato per rubarci potere d'acquisto,
oppure prendere il controllo diretto del nostro patrimonio decidendo di partecipare e di creare un mondo finanziario su misura cucito su di noi. Non devi diventare esperto dal giorno alla notte, richiede studio, richiede pratica. Questo è stato un incipit per chi è alle prime armi e vuole capire come muoversi nel mondo cripto. Deve essere il punto di partenza verso quello che è il tuo percorso personale di studio, pratica, analisi e crescita. Investire in cripto è come investire in qualsiasi mercato. Puoi perdere il capitale investito, così come puoi guadagnare un sacco di soldi. Ciò che ti butta in una categoria o nell'altra è semplicemente la tua voglia di metterti in gioco, studiare, analizzare e usare la testa in ciò che fai. Qua sotto ti lascio il link di BingX, più tutti gli altri link sia del corso sia di tutto quello di cui ho parlato. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Tra l'altro tra poco arriverà anche una carta associabile al conto di BingX, insomma tutta una serie di cose che stanno portando avanti. Uso ormai questo exchange da un sacco di anni, penso siano almeno 4 anni, e mi sono veramente sempre trovato benissimo. Ti ringrazio per essere stato qui con me, condividi questo video con i tuoi amici che vogliono iniziare a muovere i primi passi nel mondo delle cripto e ricordati, il mondo delle cripto è un far west, è un mondo complesso che richiede studio, analisi. Se vuoi fare sul serio, devi necessariamente studiare e utilizzare servizi o piattaforme, portafogli, qualsiasi cosa ruoti attorno al mondo cripto che siano però seri. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.